Ciao a tutti e bentrovati su questo canale. Sicuramente molti di voi avranno già letto il mio post nella community. Quello che sento dal cuore di dirvi è grazie mille a chi è rimasto, grazie anche a chi si è iscritto nonostante non pubblicassi più, dei contenuti da diverso tempo. Quindi grazie veramente a tutti, anche a chi si è mostrato interessato con dei messaggi per capire se stessi bene. Grazie di cuore. Come vedete ci sono stati dei cambiamenti, mi sono trasferita, il set è cambiato, lo sfondo sostanzialmente è cambiato e sicuramente cambierà ancora perché è in fase di costruzione, diciamo così. Per quanto invece riguarda la storia di oggi, dal titolo avrete capito che stiamo parlando del caso Zanfretta. La maggior parte di voi sicuramente conoscerà già questa storia, ma dovete sapere che da quando ho aperto questo canale avrei tanto voluto parlarne e fare un mio video riassunto. Per farlo è stato fondamentale l'aiuto di una persona speciale, ovvero Pier Fortunato Zanfretta stesso, che si è reso disponibile per poter avere una chiacchierata con me, chiarirmi dei dubbi sulla sua storia e quindi partecipare, diciamo così, a questo video. Per cui veramente grazie mille. Ma basta prolungarmi oltre perché ora è il momento di ritornare a mettervi comodi perché iniziamo con il racconto. Per raccontare i fatti di questa storia dobbiamo tornare al 1978. Ci troviamo a Genova e Pier Fortunato Zanfretta è un ragazzo di 26 anni, sposato con 2 figli piccoli, che lavora come guardia giurata per l'Istituto di Vigilanza Val Bisagno. Non ha vizi particolari, è astemio, non fuma e non fa uso di sostanze. È la classica persona rispettata nel suo lavoro e dedita al sacrificio per aiutare economicamente la famiglia. Durante il suo turno si occupa del servizio di vigilanza notturna in abitazioni private nel territorio che si estende dal quartiere genovese della Val Bisagno di Molassana fino al comune di Rovegno, passando per paesi dell'entroterra come Bargagli, Torriglia e Montebruno. È l'agosto del 1978 quando, durante il servizio, avvisa la centrale della presenza nel cielo di un oggetto che sembra inseguirlo emettendo dei flash. Ero in un villaggio, a un certo momento che erano le 11:30, ho alzato gli occhi e ho visto questa cosa luminosa a forma di sigaro, che quando l'ho visto mi lanciava i flash. Io ho preso la radio, ho chiamato Canguro dalla 68, guarda che c'è in cielo un oggetto luminoso a forma di sigaro. La sala per dire, vabbè dai, vieni via, continua il tuo giro. E basta, mi sono allontanato. L'indomani mattina alle 6, 7, sul secolo XIX c'era, qualcuno l'ha fotografato. Trascorsi 4 mesi da quell'avvistamento, alle 23:45 del 6 dicembre di quello stesso anno, Piero è diretto verso Torriglia. Finito in quel comune, il suo programma prevede una deviazione verso la frazione di Marzano, ma quella sera per la prima volta inverte inaspettatamente le tappe, decidendo di raggiungere prima Marzano e solo dopo Torriglia. Completato il suo giro di vigilanza, si accorge della presenza di 4 luci sospette a Villa Casa Nostra, un'abitazione vicina che avrebbe dovuto controllare terminato il lavoro a Villa Verde. Il suo primo pensiero va ai ladri, per questo motivo corre alla Fiat 127 per avvisare la centrale operativa, ma proprio in quel momento tutte le luci della vallata si spengono anche i fanali dell'auto, il motore e il microfono della radiotrasmittente. Pensa a un guasto, non dando troppo peso all'accaduto, quindi impugna la pistola di servizio e con una torcia spenta decide di entrare in Villa Casa Nostra. Giunto davanti all'abitazione si accorge che sia il cancello che la porta d'ingresso sono spalancati. Nota anche che le 4 luci si sono spostate verso il retro della casa, così per cogliere di sorpresa i ladri pensa di andarli incontro compiendo il giro opposto a loro. D'improvviso però si sente spingere cadendo per terra.
A quel punto accende la torcia per puntarla verso i suoi assalitori, ma quello che vede cambierà per sempre tutta la sua vita. Zanfretta infatti racconterà di essersi trovato di fronte a degli enormi esseri verdi, dalla pelle grinzosa, alti circa 3 metri, con occhi gialli a forma di triangolo e la pupilla verticale, una grande testa con 3 punte al posto delle orecchie, delle vene pulsanti sulla fronte e una bocca simile a una griglia metallica, illuminata da una specie di porpora gialla. Terrorizzato cerca di fuggire, ma proprio in quel momento una fortissima luce si innalza da dietro la villa per poi scomparire nel cielo. Nel frattempo le luci della vallata e il motore dell'auto si riaccendono. Finalmente può comunicare con la centrale, ma le uniche parole che riesce a dire in quel momento sono: «Mamma mia, quanto è brutto, no, non sono uomini, non sono uomini». Quando dopo più di un'ora i colleghi Laurie e Mascia raggiungono Villa Casanostra in suo soccorso, trovano il cancello e la porta della casa chiusi. Zanfretta invece è riverso sul prato, visibilmente sotto shock e con la pistola in mano. Non riconosce i colleghi e sembra non capire le loro parole, che a quel punto si vedono costretti a saltarli addosso per disarmarlo, chiaramente. Nonostante il freddo pungente di quella notte, il suo corpo, così come i suoi abiti, sono bollenti. Da qui ha inizio il caso ufologico italiano più famoso dello scorso secolo, una storia misteriosa che, come sottolinea il giornalista investigativo Rino Di Stefano, è stata prima di tutto un fatto di cronaca. È stata un'esperienza non bella, perché ancora oggi dico, con tutte le persone intelligenti che esistono in questo mondo, ma proprio a me, vado alla quinta elementare e basta. Io ero abituato a fare un giro particolare, per dire Bargagli, Torriglia, Montebruno, Rovegno, che andava a timbrare alla banca, tornavo indietro e poi facevo Marzano, Torriglia poi Marzano. Invece quella sera alle 11:30 mi è girato di farlo subito, ho detto ma sì dai lo faccio. E da lì mi sono trovato nella situazione che è scoppiato quello che è scoppiato. E per questo dico sempre, se tornavo dopo magari non succedeva niente. Il giorno successivo agli eventi di Villa Casanostra, l'Istituto di Vigilanza Val Bisagno decide di sporgere denuncia di aggressione contro ignoti. Zanfretta viene ascoltato dal brigadiere Antonio Nucchi della stazione dei Carabinieri di Torriglia e invitato a ritornare sul posto dell'incidente. Giunti in villa non si notano segni di effrazione, però nel giardino sono ben visibili 2 tracce a forma di ferro di cavallo, profonde 15 cm, larghe 2,5 metri e lunghe 3 metri. Inoltre, in quei punti l'erba è schiacciata, a dimostrazione del fatto che qualcosa di pesante e grande effettivamente può essersi poggiato quella notte. Il brigadiere Nucchi compila il rapporto informativo circa l'avvistamento di UFO ed umanoidi da parte di Zanfretta Fortunato, trasmettendolo alla Pretura di Genova il 3 gennaio del 1979. Pensate che vengono raccolte le testimonianze di 52 persone che dicono di aver visto strane luci nel cielo in corrispondenza della zona di Villa Casanostra. Inoltre, in quella zona è stato segnalato un blackout. Se io continuavo il giro e tornavo dopo 3 ore, credo che, perché è successo tutto alle 23:45, se io andavo fino a Rovegno e tornavo indietro, diventavano le 3:30 o le 4 del mattino. E poi quando è successo è andata via la luce da tutta nella zona, è sparito tutto, anche nelle case, tutto, non c'era più luce, non c'era più niente. Poi ho incontrato loro e dopo è ritornata la luce quando è tutto finito. A questo punto della storia entra in gioco il giornalista investigativo Rino Di Stefano, all'epoca articolista del quotidiano genovese Il Corriere Mercantile, e che
interessato, incuriosito, dalla storia di Zanfretta, decide di investigare lui stesso sull'accaduto, pubblicandone in seguito diversi articoli. La sua opera più importante però arriverà con la pubblicazione nel 1984 del libro Il caso Zanfretta, oggi alla sua sesta edizione, riveduta e aggiornata. Inoltre dovete sapere che Rino Di Stefano ha giocato un ruolo fondamentale in questa storia. Nel libro ha dichiarato di essere stato lui ad aver proposto per la prima volta all'Istituto Val Bisagno di sottoporre Zanfretta a ipnosi regressiva, e questo grazie a un suggerimento di Luciano Boccone, all'epoca presidente del gruppo di ricerche clipeologiche ed ufologiche di Arenzano. Ed è sempre Di Stefano ad aver trovato Mauro Moretti, medico chirurgo di Genova specializzato in ipnosi regressiva, che poteva essere un ottimo modo per dare l'opportunità a Piero di rivivere quei momenti e scoprire maggiori dettagli su queste presunte entità. Infatti viene accettata quella proposta ed è così che verso la fine del dicembre 1978, nello studio del dottor Moretti a Genova, ha inizio la prima seduta. Il risultato è un racconto ricco di dettagli incredibili. In quel lasso di tempo perduto, prima di essere trovato in stato delirante dai colleghi, Piero ricorda di essere stato prelevato da questi esseri mostruosi e di essere stato portato in una sala molto calda, sottoposto a diversi esami invasivi e fastidiosi attraverso uno strumento in vetro a 6 punte che veniva calato dal soffitto e che lo aveva perforato in diverse parti del corpo. Chiaramente nulla di quello che dice è verificabile, ma alla fine della seduta il dottor Moretti si dice convinto della buona fede del metronotte, non sta mentendo. Una ventina di giorni dopo l'abduction di Villa Casa Nostra, superate le 23 di notte, Piero ricontatta terrorizzato la centrale, asserendo di non avere più il controllo della sua Fiat 127 che da sola sta viaggiando ad alta velocità nella nebbia. Poi ancora dice di vedere una luce, che la macchina si è fermata improvvisamente e che deve uscire. Il tenente Cassiba del corpo di vigilanza manda a questo punto diversi colleghi metronotte alla sua ricerca. La Fiat 127 viene ritrovata sul ciglio di una scarpata vicino a Rossi ed è proprio da quella scarpata che, in preda al panico, viene fuori Piero. Ora, le persone con lui quella notte si accorgono che vicino alla sua Fiat 127 sono presenti grosse orme di una scarpa tacchettata lunghe oltre 50 cm e larghe 20 cm, misurate all'indomani anche dal brigadiere Nucchi, mentre la vegetazione adiacente appare completamente bruciata. Nel frattempo la storia di Perfortunato Zanfretta esplode, i giornali ne parlano e persino Enzo Tortora decide di ospitarlo nel suo programma Portobello. Vedi, è stata una battaglia, un interesse per la mia azienda, riguardo i giurati, che per loro, figurati. Poi un giorno mi sono stufato e gli ho detto: ma per quale motivo ogni volta che andiamo a trasmissione devo andare in divisa? E loro mi hanno detto: guarda che se vogliamo far vedere che c'è stato un furto lo facciamo credere veramente, ma guarda un momentino, se ho capito, da oggi non metto più la divisa e non sono più andato nelle trasmissioni. In tanti non credono a una sola parola di quello che dice. C'è chi considera l'intera faccenda un grande imbroglio o una manovra di marketing dell'Istituto Val Bisagno. Per questo motivo, tra gli scettici, tra cui molti ufologi, c'è chi suggerisce di iniettare a Piero del pentotal sodium, un barbiturico noto come il siero della verità. Una sfida che Zanfretta accetta pur di far valere la sua verità. Ed è così che a febbraio del 1979, direttamente a Milano, nello studio del dottor Marchesan, un'autorità all'epoca nel campo dell'ipnosi, inizia la famosa seduta di ipnosi regressiva sotto pentotal. I racconti che ne emergono però non cambiano, ma anzi si arricchiscono di nuovi particolari sulle entità aliene. Piero rivela il nome del popolo di questi esseri, ovvero Targos, che provengono da una galassia di nome Titania e che il loro pianeta, che dista 4.000 anni luce dalla Terra, sta per esplodere. Hanno già provato a farsi notare, ma l'uomo si è mostrato impreparato all'incontro, mentre Zanfretta, a differenza di molti che hanno osservato,
si è mostrato con un animo pacato e accogliente. Per questo motivo, insomma, l'hanno scelto. Io ho visto dove abitano a Titania, la terza dimensione, sotto 5, vivono sott'acqua, loro sono acquatici. Proprio come molti altri casi di persone che dicono di essere state contattate dagli alieni, anche i Dargos si mostrano assolutamente contrari all'utilizzo delle armi nucleari. Ci tengono a puntualizzarlo, perché non solo in grado di distruggere l'uomo, ma l'intero equilibrio del sistema solare. Inoltre, per la prima volta gli hanno mostrato un oggetto che presto gli consegneranno. Si tratta di una sfera di cristallo con al suo interno una piramide di metallo dove è possibile vedere come è fatto il loro mondo. Ma non solo, la sfera sarà per noi umani la prova della loro esistenza. Il dottor Marchesan, proprio come il dottor Moretti, riconosce la buona fede in Zanfretta, cioè non sta mentendo. Lui è convinto di star vivendo queste esperienze. Ricordo che quel giorno c'erano le televisioni, il professor Marchesan, il dottor Moscone, il professor Moscone e tanti altri. Mi hanno fatto sedere sul lettino, allora Piero adesso mettiamo la sonda dalla siringa, sentirai una specie e ti addormenterai, vedrai che va bene, va bene. Così è stato. Allora è iniziata alle 10, all'1:30 mi risvegliano, mi fanno, c'era pieno di gente, i professori scienziati, ma non è possibile, non è possibile. Marchesan gli ha detto che parlate. Lui non può inventarsi una cosa se l'abbiamo inserito il pentotal. Nel frattempo anche la seduta neuropsichiatrica voluta dall'Istituto Val Bisagno conferma il suo stato di buona salute mentale. Istituto Val Bisagno che a questo punto della storia, per ragioni di sicurezza, prende una decisione: spostare Piero dall'entroterra genovese alle zone del centro città. Nonostante però questa precauzione, la notte del 30 luglio del 1979, dopo aver preso servizio notturno su una Vespa, trascorsa la mezzanotte, sparisce. Lo scooter viene ritrovato diverse ore dopo sulla cima del Monte Fasce, mentre lui è 2 chilometri più avanti che corre nel buio. E quindi mi sono trovato sul Monte Fasce con l'osservatorio vuoto e hanno constatato che non è possibile, per arrivare su al Monte Fasce ci vogliono 14 o 15 chilometri e io non avevo una goccia di benzina. E qui bisogna fare un'importante specifica, perché il Monte Fasce è una cima di 834 metri sul livello del mare che sorge alle spalle dei quartieri del Levante di Genova e che ospita solo diversi ripetitori e un santuario. Per arrivare sulla cima c'è soltanto una strada molto brutta e stretta, all'epoca sorvegliata da un guardiano che disse di non aver visto passare il metronotte in Vespa. Non a caso questo episodio si trascina con sé un mistero ancora oggi irrisolto. Come ha fatto Zanfretta a salire in cima al monte senza essere notato dal guardiano di quell'unico sentiero? La sua risposta arriva in ipnosi dal dottor Marchesan. Piero racconta di essere stato prelevato con tutta la Vespa da un fascio di luce verde, ritrovandosi così sul monte. Poi parla nuovamente della stanza calda, del fastidioso casco sulla testa. Inoltre i Dargos gli hanno dato un ordine, ovvero consegnare quella scatola di cui vi ho parlato prima al professor Hynek. Joseph Allen Hynek, astronomo e ufologo di fama mondiale, famoso soprattutto per aver preso parte come consigliere scientifico al progetto Blue Book e che Zanfretta dichiara di non aver mai sentito prima di allora. Gli avvenimenti che lo coinvolgono nel 1979 non sono terminati. La notte a cavallo tra il 2 e il 3 dicembre si trova con una Mini a un distributore self-service lungo Corso Europa a Genova ed è l'ultimo posto in cui si hanno sue notizie. Scattano nuovamente le ricerche a cui partecipano anche alcune volanti della polizia e anche alcune auto dei carabinieri. Nel frattempo Pesci, un collega di servizio a Torriglia, comunica alla centrale della presenza di qualcosa di luminoso nel cielo, segnalazione fatta anche da diverse persone del posto. L'Istituto Val Bisagno
associa l'avvistamento alla possibilità che Piero sia proprio in quelle zone e giunti sul posto il tenente capo Cassiba insieme ad altri metronotte assistono a qualcosa di veramente straordinario. Da dentro una nuvola sopra di loro si accendono due luci come fari. Da questi fari scendono dei fasci di luce che li investono. I motori delle auto si spengono e tra lo stupore e il terrore il tenente Cassiba tira fuori la pistola sparando diversi colpi alla nuvola. Poi improvvisamente le luci scompaiono, la nuvola si alza e i motori delle auto si riaccendono. L'auto di Zanfretta invece viene ritrovata nei pressi di Villa Casanostra a Marzano, mentre lui è qualche centinaio di metri più avanti, ma non ricorda nulla di quello che è successo e per questo motivo si ritorna dal dottor Moretti. In ipnosi racconta che giunto al distributore di benzina in Corso Europa è stato avvolto da una fitta nebbia subito dopo che un signore da dietro una siepe, calvo con la testa a uovo, con un completo a quadri e con le mani in tasca, lo ha guardato dritto negli occhi. La chiamano la scheggia, la loro spia perché mi controllava. Tant'è vero quando ho incontrato i Dargo ti ho detto: ma qual è questa storia che mi mandate il tappo? Io chiamavo il tappo perché era piccolo e non me l'hanno più mandato, basta. Quando guidano l'astronave dentro nella sala comandi ci sono i cilindri di vetro che loro entrano dentro, si riempie d'acqua e guidano con la mente l'astronave. Poi hanno la sala con dentro migliaia e migliaia di cilindri, chilometri di cilindri, dove c'è dentro persone, cose, c'è anche la mia persona della prima volta che sono stato rapito, che quando ho visto ho fatto, questo lo conosco, ero io, in divisa, giovane, 26enne, questo liquido non ti bagna, è come se io fossi lì dentro, ma il mio cervello è stato messo in un'altra parte, in questa. La persona che sono io è dentro, fissa con gli occhi, con le mani sopra al cilindro, questo liquido che ti guarda, io mi sposto e lui fa questo lavoro qua. A questo punto della storia, l'Istituto Valbisagno, che vuole vederci chiaro, all'insaputa di Piero fa montare sulla sua auto di servizio una radiotrasmittente nascosta sotto la moquette e rilevabile attraverso un segnale acustico dalle altre vetture del corpo di vigilanza dotate chiaramente di ricevitore fino a una distanza massima di 3 km circa. Nascondono anche un termometro capace di memorizzare la temperatura più alta raggiunta e dei rilevatori di variazioni di campo elettromagnetico. Infine montano dei cavetti d'acciaio tra la carrozzeria e mozzi ruota, in grado di spezzarsi nel momento in cui l'auto si fosse davvero sollevata in aria. Siamo a metà febbraio del 1980 e Zanfretta avverte la centrale di avere un forte mal di testa, un sintomo che anticipa solitamente le sue sparizioni e che mette immediatamente in allerta il corpo di vigilanza. Infatti, come accade tutte le volte, Piero fa perdere le sue tracce, ma grazie al segnale acustico della radiotrasmittente nascosta si riesce a rintracciarlo facilmente. Ha parcheggiato l'auto nei pressi del passo della Scoffera, in località Rossi, sempre zona Torriglia dove tutto è iniziato. Ci si accorge subito che i lacci d'acciaio montati sulla sua auto sono spezzati. Il termometro registra 43 gradi nell'abitacolo, mentre i rilevatori magnetici non hanno registrato anomalie. Piero viene ritrovato poco dopo incosciente sul ciglio di un burrone. Sotto ipnosi ritorna il racconto dell'uomo con la testa a uovo e per la prima volta Piero parla una lingua sconosciuta ai presenti. Tra lo stupore generale, l'impressione generale dei presenti è che una forza esterna lo stia controllando, rendendo di fatto la seduta inconcludente. Cioè Zanfretta non ubbidisce più ai comandi del dottore, il dottore a sua volta non sa come comportarsi, mettendo fine alla seduta. Nel frattempo la vita di Piero si complica, gli viene notificata la sospensione del porto d'armi con conseguente cambio di mansione. Oltre ai problemi sul posto di lavoro, anche il suo fisico subisce dei grossi cambiamenti. Durante il 1979 ingrassa di ben 14 kg e i suoi capelli diventano tutti
improvvisamente grigi. Per volere dell'Istituto Val Bisagno, inoltre, è costretto a sottoporsi a un'altra seduta psichiatrica per dimostrare la sua sanità mentale, seduta che ancora una volta non evidenzia anomalie. Ma ora veniamo all'ultimo incontro che possiamo definire documentato con i Dargos. È il 13 agosto del 1980, quando Piero si avvia verso Torriglia. I suoi colleghi però, che lo tengono sotto controllo, lo seguono immediatamente. Stargli dietro non è facile perché sfreccia nelle stradine dell'entroterra, per di più affari spenti. Tutto d'un tratto parcheggia l'auto in un piazzale. Scende e osserva il cielo per una mezz'oretta, ma non accade nulla. Anche quando si torna da Moretti in ipnosi non accade niente, dal momento che Zanfretta ormai si rifiuta di rispondere a quasi tutte le domande. Da questo momento l'interesse nei suoi confronti cala da parte dell'Istituto di Vigilanza, anche perché il caso viene ufficialmente archiviato dalla Pretura di Genova nel 1980 per mancanza di estremi di reato. Da quello che ha sempre raccontato Piero, i suoi incontri sono continuati anche dopo e tuttora continuano. Per quanto riguarda la Sfera, 2 anni dopo i fatti del Montefasce, Zanfretta stesso contattò il professor Hynek, che però non si mostrò per niente interessato alla sua storia. Dopo la morte dell'ufologo americano avvenuta nel 1986, i Dargos avrebbero demandato a Zanfretta stesso di continuare a custodire la Sfera in attesa del loro ritorno. Piero ha sempre raccontato che l'oggetto è nascosto all'interno di un portale dimensionale segreto tra le alture di Torriglia, raggiungibile attraverso un lungo sentiero molto stretto e adiacente a un burrone. Il portale può aprirsi solo a lui e fintanto che gli è stato possibile ha sempre raggiunto in autonomia questo luogo, ma da un po' di tempo, a causa di importanti problemi di salute che non gli permettono di avventurarsi fino a lì, ha affermato di potervi accedere direttamente dal suo posto di lavoro, cioè questo portale si materializzerebbe direttamente dove si trova lui. Al suo interno ci sarebbe un corridoio lungo circa 12 metri e in fondo la stanza dove sarebbe custodita la scatola. Piero è convinto anche di avere un chip nella nuca che fino a un po' di tempo fa emetteva un sibilo ogni 15 giorni circa. Quando questo accadeva significava che doveva recarsi in quella stanza e passarci circa 2 ore. In questo lasso di tempo il suo compito era avvicinare la testa alla scatola per trasmettergli probabilmente tutte le esperienze e i ricordi vissuti nei 15 giorni precedenti. Ma com'è fatta questa scatola? Allora, è d'acciaio. Le sue misure sono 60 x 60 cm circa. All'interno è custodita una sfera di cristallo che a sua volta contiene una piramide dorata che ruota su se stessa, emettendo delle scariche elettriche. La piramide è sommersa per metà in un liquido capace di schiarirsi all'aumento del movimento rotatorio fino ad emettere una forte luce. Solo a quel punto Piero può poggiare la testa e scaricare i dati, diciamo così. La scatola non può essere mostrata a nessuno. Solo una persona autorizzata dai Dargos, come lo è lui, può entrare nel portale. Tutti gli altri, se dovessero riuscire ad entrare accidentalmente, verrebbero fulminati all'istante. E questo Zanfretta lo sa perché una volta una lepre sarebbe riuscita ad entrare finendo per metà carbone e per l'altra metà vetro. I resti sarebbero stati consegnati da Piero stesso a uno studioso americano conosciuto negli Stati Uniti durante una conferenza. Persona che dopo averli ricevuti sarebbe sparita nel nulla, non facendosi più sentire. Allora un'altra domanda che potrebbe venire in mente è: ci sono fotografie o video di questo luogo in cui è custodita la sfera? Zanfretta ha raccontato di aver più volte provato a fotografare sia la sfera che la stanza, ma che le fotografie hanno sempre e solo mostrato al massimo 5 puntini luminosi su sfondo scuro, cioè praticamente queste fotografie verrebbero sempre tutte scure. Tant'è che un giorno, particolarmente arrabbiato e stufo di questa situazione, ha provato a prendere la sfera per portarla fuori da lì. Un tentativo finito malissimo perché l'oggetto avrebbe emesso una scarica elettrica talmente forte da avergli fatto capire definitivamente
di non poterne disporre a suo piacimento. Come vi dicevo, i contatti di Piero con i Dargos non sono mai davvero cessati, ma col tempo è calato il sipario mediatico sulla sua storia. Dopo che nell'80 il dottor Moretti, sotto ipnosi, ha dato ordine a Piero di rimanere cosciente degli incontri con l'entità e quindi di ricordarli, la storia è cambiata, tant'è che a distanza di più di 40 anni continua a raccontare delle sue esperienze con i Dargos senza l'aiuto di ricorrere sempre a ipnosi. Ad esempio, da un po' di tempo racconta che il portale non serve solo a raggiungere la scatola, ma gli permetterebbe anche di viaggiare in altri mondi e in altri tempi. Non sempre i Dargos gli consentono di accedere al portale, ci sono stati dei periodi anche piuttosto lunghi in cui è trascorso un anno intero, ad esempio dall'ultimo accesso. Capisco quanto sia difficile credere a questi racconti, ma vi invito ad esprimere la vostra opinione con rispetto. Sì, l'altro ieri ho scaricato i dati dopo 2 mesi. Pensa che ho visto i dati in 2 ore. Ho rivisto tutto quello che i miei occhi hanno visto, ho visto dove ho sbagliato, ho visto dove ho fatto giusto, ho imparato a vedere le persone che potevo fidarmi e chi no. Pensa un po' che cosa bella che mi è capitata. Allora, mi hanno portato in un posto, praticamente siamo partiti da lì, ma per una specie di buco nero, ci siamo trovati in un'altra dimensione, 3 terre, 3, uguali, identiche alla nostra. Quando gli ho chiesto, mi ci portate a vederne uno almeno, ci mi ha portato a vedere. Fai conto di vedere la nostra terra con animali, ma non c'è ancora un essere umano. La seconda lo stesso, la terza lo stesso, quindi diciamo 3 pianeti vergini. Poi mi hanno portato a Eldorado, la città d'oro degli Inca. Guarda, oro da tutte le parti, oro liquido, poi diamanti, tutte quelle cose lì. Mi ha fatto vedere tanti altri posti, specialmente i posti dove ci sono i nostri cari, che da dove lasciano questa terra, vanno lì, non esistono soldi, la parola lavoro, un posto particolare bellissimo. E ultimamente, parlo di un anno fa, una signora mi chiama, mi dice: Piero, ma perché non puoi provare a parlare con mia figlia? Dico, va bene, mi so dal nome e cognome, la fotografia, e poi sono entrato nel portale dei nostri cari. Allora, lì è fatto così, lì a ferro di cavallo, no? Quando tu chiami la persona, tutti si spostano, arriva la persona e dice: sono io per dire Claretta. Allora, il problema lì è questo: le persone che hanno 90 anni o 100 muoiono, quando arrivano lì ne avranno 40-45, quindi dimenticano quegli anni là, allora devi aiutarli. E invece i bambini piccoli, perché muoiono appena nati, nel poco tempo diventano da 6, 7, 8, 10 anni. Insomma, questa ragazza, gli ho trovato, poi i genitori volevano, io per me poi per loro sono la luce lì dentro. Insomma, alla fine questa ragazza dico: guarda, va bene, io appena fai una cosa, mi fa aspetta, toglie dal collo la sua catenina e me la fa, dalla alla mia mamma. Così ho fatto, poi l'ho salutata, adesso ci rivediamo che sono rientrato, me lo fa, chiamo sua mamma come adesso io, ciao, guarda, ma finisce la delle balle, ma scherziamo veramente? Sì, questo qua adesso incontra i morti. Signora, mi scusi, guardi qua. Cos'è questo, signora? Appena vista la catenina, col cuore, le 2 fotografie dentro. Oh, Piero, non so cosa dire. Mi dà l'indirizzo, per favore. Io l'ho spedita, è arrivata qua appena l'ha vista, figura. Però, sai, a un certo momento sono loro stessi che mi dicono: senti Piero, fai una cosa, portati questa cosa qua, se no non ti credo. Non lo sono inventato io, l'hanno andato loro per sicurezza. E ne sono contento. Quindi, vabbè, comunque,
Spesso gli ufologi parlano di questa storia come di un caso per l'ufologia sprecato, perché inquinato sia dal forte clamore mediatico che dalla poca competenza, ecco, delle persone che all'epoca se ne occuparono. In sostanza si sarebbe potuto far di più e meglio. Restano infatti le testimonianze delle 52 persone che videro strane luci nel cielo in quelle zone. Nel 2008 Rino Di Stefano e Piero sono stati ospiti nel programma su Odeon TV Rebus Questioni di conoscenza con Maurizio Decolanz, e qui è intervenuto telefonicamente l'ex collega metronotte di Piero, Andrea Pesci. Pesci è stato quello che la notte della sparizione di Zanfretta al benzinaio di Corso Europa segnalò la presenza di strane luci nel cielo nei pressi di Marzano. Durante la telefonata in puntata ha testimoniato di aver osservato una sfera schiacciata luminosa molto grande schizzare via verso la vallata quella notte. Ha anche testimoniato di aver assistito a fenomeni straordinari in quegli anni e di aver visto la macchina di Piero sfrecciare di notte nei pressi del passo della Scoffera, sollevata da terra e con una strana luminescenza accanto al posto guida. Nella puntata andata in onda nel febbraio 2007 al Bivio, invece, l'ex brigadiere dei carabinieri di Torriglia, Nucchi, rilasciò un'intervista inedita dove confessava che nel periodo in cui Zanfretta affermava di aver visto gli alieni, anche lui e un suo amico durante un viaggio in macchina videro un oggetto volante non identificato. All'epoca i suoi superiori gli proibirono di parlarne e per questo motivo ha aspettato di poter essere in pensione per farlo. Sempre durante la trasmissione Cecchi Paone aveva suggerito con tono provocatorio un attacco al cranio per dimostrare la presenza del famoso chip impiantato. A quanto pare non troppo tempo dopo Zanfretta si è sottoposto realmente a TAC, ma senza che dai referti sia emerso qualcosa di significativo. Ai tempi Rino Di Stefano era riuscito a recuperare gli esiti dei 2 esami radiologici alla testa a cui Piero si era sottoposto nel 1979 e il cui esito anche quella volta non aveva evidenziato nulla di anomalo. Tuttavia nel suo libro scrive che dopo una chiacchierata con Zanfretta e dopo essersi confrontato con alcuni dei suoi ex colleghi metronotte, ha motivo di credere che la Val Bisagno lo abbia sottoposto ad altri 5 esami radiologici al cranio, di cui l'ultimo poco prima del 1990. Esami il cui esito non fu mai consegnato nemmeno a Zanfretta e che Di Stefano non è riuscito a reperire. Secondo Piero, durante uno di questi esami, un medico anziano gli avrebbe detto di aver trovato un corpo estraneo proprio nel punto della nuca da cui proverrebbe il sibilo dei Dargos e che sarebbe stato necessario rimuoverlo, ma lui si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'operazione. Inoltre, una riflessione che fa ad esempio Di Stefano è questa: perché altri 5 esami? Cosa stavano cercando o cosa eventualmente avevano trovato? Domande che, come spesso accade in questa storia, probabilmente non troveranno mai una risposta, così come rimane avvolta nel mistero un'altra dichiarazione di Piero. Pare che nel primo famoso avvistamento in Villa Casa Nostra, oltre ai segni sul terreno, fossero presenti anche 2 buchi circolari nel terreno molto profondi che vennero taciuti e non messi a verbale, per poi venire ricoperti e secondo lui nascosti con acqua salata e terriccio per piantarci 2 pini. Questi buchi erano destinati a questi alberi dall'inizio o c'entrano qualcosa con l'incontro ravvicinato di quella notte? Tanti abitanti di Torriglia e dintorni hanno confermato di aver visto strane luci nei cieli in quel periodo. C'era chi non ci faceva nemmeno più caso da quanto erano frequenti, ma in generale il 78 è stato un anno denso di avvistamenti non solo in quella regione, in quella provincia. Chiaramente non tutti l'hanno vissuta o la vedono alla stessa maniera, perché altre voci di paese parlano di uno scherzo architettato dai colleghi metronotte, anche se personalmente mi è difficile credere che delle persone senza nessun tornaconto possano mentire per anni, tanto da rilasciare ancora oggi dichiarazioni in cui ammettono
di aver assistito a certi fenomeni. Per quanto mi riguarda, credo che qualcosa di straordinario sia realmente accaduto in quei luoghi, vuoi per i numerosi testimoni, per le stranezze dei segni nel terreno, alle orme di scarpa, anche per tutto quello che continua a venire fuori adesso in tempi recenti sulla questione UFO o WAP. Insomma, è difficile pensare che sia stata tutta una sceneggiata. Piero non ha guadagnato mai niente da tutto questo, tant'è che per vivere lavora ancora nonostante l'età e anzi al massimo possiamo dire che ci ha perso, intanto in salute, considerando tutto lo stress degli esami a cui l'hanno sottoposto, alle prese in giro e tanto altro. Insomma, la sua vita è stata stravolta da questa esperienza, per cui secondo me è fondamentale, certo, farsi la propria opinione, uno può crederci, può non crederci, però esprimere il proprio parere sempre con rispetto, ecco. Ci sono dentro ormai da 44 anni, non un giorno. Se io avessi detto delle bugie, non mi sarei sottoposto al siero della verità, la macchina della verità, ho fatto 54 ipnosi. Quindi vi chiedo, voi che idea vi siete fatti? Lasciate la vostra opinione nei commenti, lasciate un like al video se vi è piaciuto, condividetelo più che potete e ricordatevi di iscrivervi al canale e tutto questo è fondamentale per supportare la mia creazione di contenuti. Ringrazio ancora Pier Fortunato Zanfretta per la collaborazione, mentre a voi mando un fortissimo abbraccio, grazie per aver seguito il video fino alla fine, alla prossima, ciao a tutti, ciao!